Veramente in tantissimi mi avete chiesto questa recensione. LA10 Future, ovvero la racchetta siglata da Leo Augusburger, che esce ad un prezzo che non è il prezzo tipicamente quello di Nox. Venite con me che ne parliamo perché è interessante, ma ci sono delle cose da dire. Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video qui sul mio canale. Andiamo a parlare di questa racchetta che è siglata appunto da un giovanissimo campione, anzi un giovane campione, non più giovanissimo, giovane campione, Leo Augusburger, che è onestamente un giocatore di bella potenza. E questa è una racchetta che è stata un po' sulla bocca di tutti, soprattutto all'inizio dell'anno. Poi ci sono stati dei ritardi nelle consegne e magicamente, diciamo, questa racchetta da che doveva essere un HR3 foam, le prime foto riportavano un HR3 foam al suo interno, invece è diventata una EVA 50, quindi in realtà è la gomma più dura in casa Nox. E qui il gioco si fa veramente interessante, soprattutto per assenza della Nerbo, perché Nox, ma perché hai tolto la Nerbo? A noi maschi alfa piaceva la Nerbo. Lei può sostituirla in un certo senso, come può farlo anche la T-Attack, che ritengo forse un po' più vicina al concetto, diciamo, della Nerbo, soprattutto per l'uscita di palla, ma ora ne parliamo. Ad ogni modo, parliamo di specifiche così facciamo prima. Telaio in carbonio, faccia in 12K aluminizzato, a me sta aluminizzato. Perché l'aluminizzato su questa racchetta qua? Ci avete messo l'EVA 50, ma perché mettete l'aluminizzato su questa racchetta qua? Perché mi fa incazzare questa roba? Ve lo dico dopo. E questa è una racchetta che amo e odio proprio per questo motivo. Continuiamo con le specifiche. L'abbiamo detto, EVA 50 al suo interno, che sarebbe la leva più rigida in casa Nox attualmente. Texture 3D sulle facce, che non è propriamente, diciamo, ruvidissima, ecco. Però lo spin a questa racchetta onestamente non manca, per cui fa la sua funzione. Diamantona un po' spenta nei colori, proprio perché è destinata a un giocatore energico, un giocatore giovane, l'avrei fatta un pochettino più tamarra. Secondo me sta racchetta doveva essere molto più tamarra, Nox, onestamente. So che non ti piace, Nox è solitamente abbastanza sobria, grigio, nero, marroncino, eccetera, però è un po' spenta come colori. C'è il nuovo cuore che abbiamo visto sulle 3 nuove racchette, diciamo, della linea Future, e onestamente diciamo non è male la forma, la racchetta si presenta molto bene. Vi dico il dato che secondo me vi interesserà più di tutti, perché questa è una racchetta che esce di listino 249 euro e considerando che è una racchetta comunque con dei contenuti molto alti, secondo me, con degli alti e bassi, perché sapete che le racchette sono dei compromessi, non esiste la racchetta perfetta, come ho già detto in altre recensioni. È iniziato un nuovo corso su questo canale, dopo i 25.000 iscritti, e se non siete iscritti iscrivetevi e soprattutto lasciate sempre un grande like a tutti quanti i miei contenuti, così mi aiutate a farli girare. Sarò molto più diretto sulle recensioni, sarò molto più schietto, sono sempre stato onesto, ma il lavoro che devo fare attualmente è quello di andare veramente a cogliere ogni singola sfumatura che mi ha convinto o che non mi ha convinto della racchetta quando ve ne parlo. Questa è una roba che ci tengo a fare, perché siete tantissimi che mi seguite, siete tantissimi che mi supportate. Per ripagarvi al meglio l'unica cosa che posso fare è questa, oltre che tanti altri contenuti di tipi diversi, e vedrete perché ne sono diversi. A proposito, ci sono le puntate di racchette da incubo, finale di seconda stagione, mancano ancora 3 puntate, già pubblicata la puntata di Monopoly, la prossima è Lucca 1, perché su Lucca ne abbiamo fatte 2, sarà Lucca 1, Lucca 2 con i bandecatori, maglie, e si andrà direttamente alla terza stagione che si registrerà in settembre, a partire da settembre, quindi se mi volete invitare invitatemi. Torniamo indietro, essendo cinici su questa racchetta qua, al di là dell'estetica che lascia il tempo che trova, si poteva usare qualcosa di più dal punto di vista, secondo me, della faccia. Ad ogni modo questa faccia è quella che mi fa proprio incazzare, ne parliamo tra poco. Solito manico di Nox che un tempo mi faceva incazzare, oggi non mi fa più incazzare. Devo dire piacevole il fatto che comunque non sia un manico abbastanza regolare. Mi manca un poco di fondello, diciamo il manico Nox è un po' migliorato, oggi ha smussato qualcosina, ma secondo me è semplicemente non cambiato il manico, è cambiato il modo in cui Nox fa avvolgere i grip, che danno un minimo di tacco sotto, un minimo, sapete che Nox ne ha veramente poco. Racchetta che esce con lo smart grip, insomma quella roba lì che ho prontamente tolto, perché non lo so, tocco di colore l'avrei voluto sopra, non sotto, diciamo, con questi aggeggini rossi, che perché su una racchetta tra l'altro da giocatore avanzato, giocatore almeno secondo me intermedio avanzato, partiamo con questo, quindi diciamo il principiante avanzato, l'intermedio basso, in questo momento sta chiudendo la recensione, lo so, vado contro i miei interessi, ma
ma è una racchetta che non andrei, diciamo, a consigliare ad un giocatore che non ha tanto mestiere, onestamente, perché richiede abbastanza. Non è difficilissima, però richiede un certo tipo di utilizzo. Ci sono racchette più facili, con più uscita di palla, che vi rendono aggressivi con meno, secondo me. Però ciò non toglie che lei sia una racchetta molto interessante per altri versi e dobbiamo parlare subito. Facciamolo immediatamente, l'ho detto prima, se ancora non l'avete fatto, like al video, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram per completare il cerchio. Andiamo avanti. Come si comporta Nox LA10 Future, la racchetta siglata da Leo Augusburger. Partiamo dal fondo. Racchetta non facile dal fondo perché la combinazione, diciamo, di un EVA 50 con questa faccia, questo carbonio aluminizzato 12K, che secondo me è abbastanza sottile, avrà una grammatura abbastanza sottile, rende la racchetta un po' poco comunicativa, soprattutto dal punto di vista, diciamo, dei tocchi un po' più blandi, dal punto di vista proprio della rotondità di esercizio. È una racchetta che prima di un certo ambito non ti riesce a restituire sensazione, secondo me. È una racchetta che si comporta meglio al volo, detto proprio onestamente. Dal fondo mi manca un po' la sensazione, mi manca uscita di palla. È una racchetta che vuole essere incentivata comunque di braccio, è una racchetta che comunque non ha particolarmente massa al suo interno. Ho dimenticato una roba importante: peso e bilanciamento. Madonna, che pirlone che sono, che me lo sono dimenticato. Lei nello specifico, dichiarata 367 grammi, è uscita a 355 grammi, con bilanciamento che dovrebbe essere alto, bilanciamento a 26. Ci sta. Il bilanciamento a 26 ci può stare. Sapete che Nox, almeno tutte le volte che l'ho comprata io, racchetta comprata e provata per voi, mette su il peso praticamente della racchetta, la plastica, il laccetto, i cartoncini vicino. Questa roba io la eviterei. Chiusa questa parentesi, quindi 355 grammi, bilanciamento a 26, racchetta che si muove anche piuttosto bene, ma le manca un pochettino di massa, quindi diciamo che non ti aiuta a contrastare la palla, ma è una roba che dovresti fare tu. Alle volte mi ricorda un pochettino un Air, con la differenza che però l'Air la palla la fa sentire abbastanza di più, ecco, ha la faccia più rigida. È lì che secondo me, diciamo, questa racchetta non brilla, cioè per il fatto che sull'EVA 50, su un nucleo che è solido, non voglio dire rigido perché non è assolutamente rigido, però è un nucleo secondo me un po' più di medio, manca poi secondo me una faccia che da subito ti faccia capire l'impatto. Qui l'impatto è dispersivo, una racchetta secondo me un po' poco comunicativa, disconnessa dalla palla prima di un certo range, diciamo, di utilizzo. Infatti vedendo verso la rete sta roba scompare, ecco, sulla rete indubbiamente migliora, ma quando si tratta, diciamo, di imbastire il gioco, le manca uscita di palla, le manca un po' di sensazione, resta controllo, resta maneggevolezza. Diciamo che dal fondo non è una pala con la quale stare tranquillissimi. Non è nemmeno così difficile perché il punto dolce non è nemmeno piccolo, è un punto dolce medio piccolo secondo me, però sento che la faccia restituisce poco, ecco, mentre il nucleo vuole essere sollecitato. Questo secondo me è un po' la pecca di questa racchetta, tra virgolette, perché poi parliamo di una racchetta che nelle mani chiaramente di un giocatore intermedio avanzato o comunque portandola ad un ritmo diverso inizia a rendere meglio, perché già su un ritmo medio lei è una racchetta che inizia a dare un po' più di sensazione grazie al nucleo, non grazie alle facce, e soprattutto inizia a far andare la palla anche con uscita di palla, perché dal ritmo medio a salire è una racchetta che comunque l'uscita di palla ce l'ha, la potenza ce l'ha, la sostanza ce l'ha, nonostante un peso e un bilanciamento comunque che la facciano apprezzare per la sua maneggevolezza. È sicuramente un punto chiave di questa racchetta la maneggevolezza, almeno per il modello, insomma, che è arrivato a me, ma ripeto, se 367 grammi, quello che era 368, 66, non mi ricordo, insomma, l'ho detto prima, poi diventano 3,55, in sostanza la media che troverete sul mercato è più o meno così. Poi sapete che può variare da racchetta a racchetta, magari un po' di densità, un po', diciamo, di bilanciamento, quel che sia, però è gradevole dal punto di vista della maneggevolezza e del controllo dal fondo, senza dubbio. Facciamo un giro subito verso l'uscita di parete. Qui mi è iniziato a piacere perché è una racchetta che da ritmo medio tira forte, e questo tirare forte senza troppo impegno mi piace. È una racchetta che ti rende aggressivo senza dover fare troppo. È un buon approccio, è sicuramente un approccio da giocatore di sinistra, ovviamente, con un punto dolce decente. Mi piacerebbe un po' più di sensazione di impatto, ovviamente, perché la racchetta, come detto, non è questa gran cosa dal punto di vista del feeling, e mi piacerebbe un po' più di peso in testa. Dico questo anche perché provando la T10 12K trovo che quella abbia una sensazione migliore, non solo della T10 18K, ma lo sapete, la mia famosa recensione per me è Nox, ma d'altronde se loro si mettono la X sulla faccia delle racchette, se le chiamano ste cose, no? Le battute vengono facili. Ma al di là di questo, la T10 12K, che non è Alu,
la palla la fa sentire meglio e ha pure un bilanciamento leggermente più alto rispetto al suo, o meglio si percepisce meglio in mano, si percepisce di più. Mi è piaciuto come ho sentito in mano la T10 12K, come feeling trovo che sia probabilmente una delle Nox meglio messe, ecco, perché è una delle più sincere, cosa che manca un po' a lei, non è troppo sincera dal punto di vista del tocco, quindi sull'uscita di parete mi sono trovato a giocare in maniera un pochettino meccanica, senza sentire troppo la palla, fino ad un certo punto, perché poi quando andavo a spingere mi piaceva e avrei preferito una faccia un po' più comunicativa, diciamo un po' da accomodare in diversi modi e da prenderci le misure secondo me in maniera un po' più meccanica. Non è una racchetta che brilla dal punto di vista della connessione e te lo fa sentire soprattutto all'inizio, poi magari pigliandoci le misure questa cosa viene un po' meno, ma non è una pala che mi dà sensazione. Però forse sono stato un po' troppo fiscale. L'uscita di parete non è male, attenzione, solo che, ripeto, vanno prese le misure meccanicamente e a me le racchette così non mi entusiasmano. Cambia radicalmente andando poi sulla volée, diciamo generalmente sui colpi al volo. È una racchetta che comunque la volée, sebbene non abbia un grandissimo feeling, comunque la fa sentire discretamente. Su palla attiva, ecco, su palla al volo, secondo me si sente meglio il colpo. Diventa più comunicativa, si muove molto bene, arriva sulla volée con sostanza, diciamo anche con poco, ti dà una buona uscita di palla, il ritmo meglio a salire. Su palla al volo, ecco, ha un'altra energia, ha un'altra verve, cambia la racchetta, la sento che mette molte marce in più e inizia a funzionare con una spinta che comunque galvanizza, con un punto dolce che comunque non è piccolo, è un medio piccolo, questo va detto perché sebbene il suo comportamento sia quello di una racchetta tecnica, dal punto di vista del punto dolce non è punitiva e questo farà piacere a tanti giocatori di sinistra che magari diciamo da un intermedio pieno a salire, secondo me è una racchetta gestibile, fattibile, apprezzabile, ecco, soprattutto per i colpi al volo con un po' di sacrificio dal punto di vista del gioco dal fondo. Soprattutto in termini di attenzione e di forza da imprimere, devi prenderci proprio le misure e non ti puoi rilassare. E comunque sulla volée, come detto, bella, non mi dispiace, migliora anche un po' la sensazione sui colpi al volo, i tocchettini li ho dovuti fare in maniera un pochettino più meccanica, ma comunque escono, mettendo un po' di forza in più, meglio mettere appunto un po' di forza in più per farla andare che non tirarsi il braccio, perché lei di uscita di palla non è che ti aiuta tantissimo, quindi un po' un tocco da fabbro, mettiamola così, e anche i colpi di fino magari si riescono anche a fare. Bella la vibora, cammina, mi piace per come si porta, è una racchetta che comunque va veloce in aria, la puoi condurre, la puoi aggiustare perché non pesandoti in mano veramente puoi entrare con tanto. Il manico di Nox ti permette comunque di giocare tanto di polso e di correggere anche, diciamo, l'incidenza del polso sulla palla. Mi piace, puoi cambiare anche colpo alla fine tra vibora, bandeca eccetera, quel che vuoi, perché bene o male lei si muove molto rapidamente e questo le va riconosciuto, ha una maneggevolezza, una fluidità comunque di movimento in aria notevole. E poi qua inizia a funzionare il nucleo 50 che spinge, ragazzi, che spinge con una faccia che lo spin lo rende in maniera molto più che onesta. È uno spin che se lo metti, se lo prende e te la fa girare, e te la fa girare anche abbastanza, ma soprattutto che inizia a far camminare la palla. Questa racchetta comunque quando si va a spingere da sopra ritmo medio, raga, la palla la fa camminare, cioè tiene fede al nome del signorino che è la sigla. E anche qui la misma della tienda? Non lo so, Rick, non mi convince. Ma sapete che io sono come San Tommaso e so benissimo da tanti anni di tennis che i professionisti hanno necessità diverse dagli amatori. Se il brand ci dà una racchetta con più o meno l'indole del giocatore già va benissimo, perché a noi le racchette ci devono aiutare. I professionisti si aiutano da soli. Detto ciò, vibora non male, bella spinta, solida, c'è lo spin, si può modulare da ritmo medio a salire, attenzione a strafare perché è una racchetta leggera, qualche volta mi sono trovato fuori ritmo con lei, anche sull'uscita di parete devo dire, perché è fulminea, si muove veramente molto velocemente e ti aspetteresti da questa forma una maggiore massa sulla testa che in realtà non ha. Quindi occhio che svolazza qualche volta. E veniamo poi a un colpo che devo dire fa veramente molto bene. Smashing kick, meglio smash in generale. Smash piatto più che di sostanza, è una racchetta che comunque non ha tantissima massa, non ha tantissimo peso in testa, non è un martello sicuramente, però ha un nucleo carico, quindi se la riesci a spingere di braccio
spinge anche lei comunque sullo smash piatto. Smash and kick, che ci interessa molto di più, che è molto più versatile fondamentalmente, è veramente un bello smash and kick. La palla salta tanto, il nucleo 50 fa un gran lavoro, come detto su questi ritmi migliora anche la sensazione, si inizia a sentire bene l'impatto, è una racchetta che vuole essere sollecitata, ragazzi. In realtà è questa qua, se non la sollecitate si sente poco, è molto wattata dal punto di vista diciamo proprio del feeling, però sullo smash and kick fa un grandissimo lavoro. Devo dire che ha un'area utile di impatto non altissima, però diciamo che è abbastanza medio-alta, impatta bene, ti fa stare tranquillo nel dare spinta, è progressiva, non è una racchetta che ti spara a vetro, è una racchetta che comunque ti risponde con potenza ad un atteggiamento potente, dando però una buona uscita di palla sopra il ritmo medio, diciamo, dandoti una mano, ti aiuta a spingere anche forte. Questa è la realtà dei fatti, perché non essendo una rigidissima non è una racchetta diciamo votata al giocatore fortissimo, ma basta diciamo avere un movimento tecnico perché lei funzioni, ecco, con un minimo di forza impressa. E devo dire che lo spin se lo prende, lo smash and kick è bello, anzi è molto più che bello. Lo smash and kick è un grande smash and kick secondo me, per la rotondità di esercizio che ha su questo colpo, tra lo spin, tra la spinta sua, tra la potenza che ti riesce ad esprimere. Comunque se tu metti un po' di braccio, perché comunque consente di mettere braccio secondo me, non di fracassarla, perché secondo me lì manca un po' di massa, e secondo me sullo smash and kick la sua grandezza, e prenderà comunque un voto alto sullo smash and kick, è che si muove velocemente, quindi ti fa preparare anche rapidamente e ti fa andare molto veloce sulla palla con lo spin, mettendo poi una uscita di palla piena salendo dopo il ritmo medio, e questa è la sua grandezza, quindi secondo me lo consente bene anche a distanza, ecco, lo smash and kick, e da questo punto di vista mi ha divertito. Tra Vibora e smash and kick, racchetta assolutamente diciamo promossa, così anche sui colpi al volo, dal fondo ci vuole un po' di mestiere, o meglio, bisogna sacrificarsi un po', bisogna incentivare con il braccio l'uscita di palla. Ok ragazzi, è il momento di dare i voti a questa Nox LA10 Future. Prima però venite 30 secondi con me, perché ho una cosa da dirvi. È passato quasi un anno, per l'esattezza sono passati 11 mesi da quando ho iniziato a utilizzare quest'auto, Cupra Born Full Electric, grazie al partenariato con Cupra del Priore, Cupra Garage di Napoli e di Salerno. Sto per cambiare auto perché è bene raccontarvi altri prodotti, diciamo, di Cupra, ma è bene fare un punto in questi 11 mesi, quindi da 0 a 35.000 km, manutenzione, problemi, eccetera. Vi dico tutto quello che ho dovuto fare per mantenere un'auto elettrica. Ah, scusate, è veramente molto semplice, perché zero. Un cambio gomme a 32.000 km, aumentano sempre più le colonnine, al momento sono 52.000 in Italia, non vorrei sbagliare, ci auguriamo che quelle veloci aumentino sempre di più, ma laddove si viaggia ci sono le colonnine veloci, per cui zero chiacchiere, con l'auto elettrica si può andare in qualsiasi parte d'Italia e si trova comunque una ricarica più o meno comoda. Ma come detto è tempo di cambiare, quindi molto presto vi porterò i nuovi modelli, perché ci sono ben 4 nuovi modelli in Cupra che dovrò raccontarvi. Torniamo in studio. Eccoci qui, diamo i voti a Nox LA10 Future. Uscita di palla, le do un 5,5, è da incentivare, soprattutto dal fondo, perché poi al volo si attiva e inizia ad avere una bella uscita di palla, ma almeno da un ritmo medio in su. Punto dolce, 7 meno, mi aspettavo peggio. Controllo, direi 8, il controllo ne ha. Potenza, la potenza non manca, anzi è uno dei suoi aspetti principali, ma non è una rigidissima, non è un cannone, è una racchetta con la quale si ha potenza alta facilmente. 8,5. Maneggevolezza, qui mi ha stupito, si muove veramente molto bene. Comfort, non è durissima, e Nox dal punto di vista del comfort fa bene anche sulle racchette un poco più rigide. Le do un 8 per il comfort. Feeling, qui non mi piace molto onestamente, le do un 6,5, è molto imburrata prima di un certo ritmo. Con una faccia secondo me un filo più rigida avrebbe comunicato molto di più. Spin, devo dire che è piuttosto buono, le do un 8. Stabilità, è più maneggevole che stabile, le do un 7. Non è una racchetta granitica, non balla in mano, però alle volte è un filo leggerina. Gioco dal fondo, le do un 6. La sufficienza, perché dipende molto dal giocatore che ci sta attaccato vicino, sapendo che uscita di palla gratuita non ne ha.
Uscita di parete, bisogna prenderci le misure, però poi la palla cammina. Le do comunque un 8 per l'uscita di parete. Colpi al volo, 8,5 per i colpi al volo. Avrei voluto più feeling, avrebbe meritato un feeling migliore, però dal punto di vista pratico al volo gioca con sostanza. Smash piatto, le do un 8 meno. Le manca un po' di massa in testa e un po' di durezza generale per essere un cannone, per davvero. Smash and kick, decisamente meglio, 8,5. Meriterebbe di più se avesse un minimo di sostanza in più, però alla fine dei conti è una racchetta maneggevole che risponde con sostanza alla sostanza, sia in termini di spin sia in termini di braccio impresso sulla palla, e quindi 8,5 secondo me è il voto migliore. Bene ragazzi, abbiamo visto anche i voti di questa Nox LA Future. Dove la trovate? Ovviamente su Padel Pro Shop con il mio codice Ferro10, 10% di sconto su tutto quello che volete comprare, racchette, scarpe, borsoni, insomma quello che vi pare. Vi ricordo anche Trident Padel, mio partner. Occhio ai saldi di Trident Padel perché in questo momento c'è il Back to Padel in corso e quindi i completi a prezzo stracciato, e sono tutti i completi che mi vedete adoperare nei video quando gioco. Non scappate, lasciate un grande like al video sempre, tutti quanti i miei contenuti, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e mi raccomando non vi perdete Racchette da Incubo, seconda stagione, ci sono le ultime puntate, Monopoly è già out qui sul canale, poi ci sarà Lucca 1, Lucca bis con i bandecatori, maglie, dopodiché già a settembre inizieremo a registrare la terza stagione di Racchette da Incubo, e se volete invitarmi al vostro club per una puntata di Racchette da Incubo scrivetemi su Instagram e troveremo un accordo insomma per realizzare Racchette da Incubo anche nel vostro club. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.